Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven si occupa di un esperimento che rappresenta in maniera vivida il malessere e la rabbia vissuta da molte persone durante la pandemia. Puro nichilismo. Volendo stringere all'osso, è questa la perfetta descrizione della musica degli Hate and M***a. Perdonate i beep, ma non vorremmo che YouTube ci rimuova il video. Già dal nome si intuisce qual è la chiave espressiva di questo misterioso duo nostrano senza nomi né volti. Ma se qualcuno avesse dei dubbi, può bastare un disco come Ovunque Distruggi per farglieli passare. Il terzo album degli Hate and M***a è stato concepito durante la pandemia. E si sente bene. Al suo interno il gruppo ha riversato tutta la ferocia, l'odio, la sofferenza, il disagio provati durante questo periodo. Lo fa attraverso un suono che si è evoluto in un senso persino più estremo rispetto agli album precedenti. Quando l'esordio, L'anno dell'odio, mescolava sludge, post-metal e post-hardcore in uno stile già personale ma con elementi più tradizionali, e il successivo, La capitale del male, sterzava in una direzione caotica e lo-fi, Ovunque Distruggi torna in parte indietro. Il suono è più pulito sia nella registrazione, che rimane progrezza al punto giusto, sia nella voce di UNN2. Rispetto al passato, il cantante usa meno lo scream in favore di un urlato più intellegibile. Ciò, tuttavia, rende la musica del gruppo paradossalmente più violenta e graffiante. Lo stesso si può dire di alcuni influssi quasi metalcore o groove metal e di un'impostazione particolare, molto cadenzata e spigolosa. Il punto di forza degli Hate and M***a è però di aver curato ancora di più il proprio lato sperimentale. All'interno del disco si possono trovare elementi alternative come ambient, black metal, come post-rock, e l'elenco potrebbe essere ancora più lungo. Tutti però sono inseriti a dovere in un insieme congegnato per un unico scopo: evocare il più incontaminato e inarrestabile nichilismo sonoro possibile. Un obiettivo che al duo riesce in una maniera lacerante, palpabile. Si sente bene che il malessere iniettato in queste tracce è reale, senza nulla di costruito. Sin dalle primissime dissonanze di Lungo addio, Ovunque Distruggi è la discesa in un abisso non solo oscuro, ma pieno di disagio, di angoscia, di alienazione. Un abisso in cui quasi ci si perde, colpiti da una serie di schiaffi sonori notevoli. Tra di essi brillano Andrà tutto muori, davvero annichilente tra una prima parte brutale e una chiusura fangosa, sconfitta, l'urlatissima Peculiar Cerbero che risulta selvaggia anche con riff non troppo pesanti, e poi Cardioide. Brano più lungo di Ovunque Distruggi inizia con un ossessivo ansiogeno ritmo industrial che poi si tramuta verso metà in un'alternanza tra escalation caotiche e momenti di alta dissonanza. Anch'esso, come le due precedenti, rappresenta il meglio di una scaletta a volte un po' ridondante e con qualche pezzo meno bello, ma che di solito sa bene come incidere attraverso le sue emozioni malsane. In ogni caso vanno citati anche due pezzi di voltaggio più basso, come Ovunque, una pausa intimista e quasi dolce in mezzo a tanta devastazione, e come Sottovoce, che però è molto diversa. Per quanto post-rock, con persino qualche spunto ricercato, i vocalizzi agonizzanti di UNN2 lo rendono un unico, lungo lamento doloroso che colpisce il cuore. Anch'essi fanno parte del fascino di un album certo non per tutti. Il suo nichilismo impenetrabile e oscuro rende anzi Ovunque Distruggi adatto solo ai pochi che non solo amano atmosfere così negative, ma hanno anche la pazienza di entrarci attraverso i molti ascolti necessari per capire a fondo dischi simili. Se lo sei, ti consigliamo gli Hate and M***a con calore. Se cerchi sensazioni negative estreme, di certo il duo nostrano non ti deluderà. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se hai apprezzato questo video, metti il like, condividilo e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci sulle nostre fanpage Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!